Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Questa sera andremo a provare il Razorock Lock che ho spacchettato l'altro giorno e che sono curioso di provare perché è il mio primo open comb. Quindi se farò le cose fatte per bene, riuscirò a seguire i consigli che anche alcuni di voi mi hanno dato relativamente all'angolo di rasatura, non mi taglierò, altrimenti sarà un disastro. Inizieremo con una Pro Raso bianca e che la luce, eccola qua, Raso Zero spiffero all'eucalipto e menta. Useremo Personna, che sono le mie favorite, molto gentili, quindi penso di abbinarla a questo rasoio che dovrebbe essere un pochino più aggressivo del close comb, e lo Yaki 26 che ormai ci accompagna da un po'. Per terminare Floyd, e poi oggi mi voglio fare una cosa fatta a modo e quindi Calvin Klein Euphoria Liquid Gold Eau de Parfum, che ha un forte sentore di ambra e mi piace moltissimo sulla pelle. Benissimo, andiamo ad iniziare. La barba, come vedete, ha 3 giorni, quindi è lunghetta, Ma l'open comb, da tutto quello che ho letto, tutto quello che ho studiato e tutto quello che ho visto, va usato con la barba un po' più lunga. E quindi così faremo stasera. Buona pure sapore. Molto bene. Allora, prima di iniziare con la schiuma da barba andiamo ad aprire il rasoio, che come vedete è un open comb. La particolarità di questo rasoio 3 pezzi è che ha il pettine aperto sia sulla guardia che poi sulla parte di sopra del rasoio, insomma sulla placchettina che blocca la lametta, no? Questo rasoio cosa è di particolare? Che riprende le forme di un rasoio degli anni 40 che aveva la particolarità di essere particolarmente gentile nonostante fosse un open comb. E la motivazione risiede nel fatto che la particolare forma della testina, la particolare forma della testina praticamente tiene la lametta attaccata alla guardia. Come vedete il gap è praticamente inesistente, quindi non essendoci un forte gap dovrebbe riuscire a essere gentile nonostante il pettine aperto. Andiamo a bagnare il pennello. Nel frattempo che il pennello si bagna, si ammorbidisce, come sempre, se poi il video vi è piaciuto mettete un mi piace, possibilmente iscrivetevi al canale e se
non volete perdere futuri video, attivate la campanella di notifica. Vedete tutti sti peli qua dentro? Questo è un pennello di tasso che ho, che c'ha il brutto vizio di perdere un sacco di pelo questo tasso. Ok, la schiuma, come avevo detto l'altra volta, ha un profumo buonissimo, molto fresco, ed è proprio perché voglio mantenere questa frescura poi sulla pelle che ho scelto un Floyd alcolico al termine della sbarbata, perché l'alcol aiuterà a mantenere fresca la pelle. Non aiuterà a idratarla, ma aiuterà a mantenerla fresca. Allora, chiaramente io, utilizzando un rasoio per la prima volta, voglio una schiuma parecchio protettiva, perché preferisco avere uno strato dignitoso di schiuma sulla pelle. Oh. Molto bene, vediamo che succede adesso. Effettivamente è abbastanza gentile. Ogni tanto lo sento, Qui sono riuscito a non tagliarmi. Le prime impressioni sono di un rasoio che dà un'ottima profondità di taglio, però effettivamente non è proprio cattivo,
Voi non avete visto, ma mi è cascata una goccia di schiuma così sulla maglietta pulita. E quindi questo è un altro cazziatone di mia moglie. Ora non pensate a mia moglie mi cazzi continuamente. Però non gli piace lavorare, no? Quindi andiamo a fare una seconda passata di contropelo. O vi dico già, così con la prima passata, secondo me è una rasatura più che accettabile. Io adesso quelli che parlano di baby butt skin, quindi pelle a culo di ragazzino sostanzialmente, non, non, non credo. E non ci credo perché se avete la barba un po' dura, fare questa pelle completamente liscia, diciamo che è difficoltoso. La barba deve essere soddisfacente, secondo me, E deve essere un piacere. Se la pigliate per lavoro, la questione non funziona.
Allora, la pelle è già molto liscia, però andiamo proprio a stressarla. Guarda quanto pelo. Eccolo qua. Guarda quanto pelo toglie. Allora, cosa vi dico di questo rasoio? Così, di primo acchito, mi è molto piaciuto. Chiaramente va usato con un pochettino più di attenzione agli angoli rispetto casomai a un Gillette King C o a un R89. Va usato con un pochettino più di attenzione, ma non ha creato grossi problemi. Avete visto, non mi sono disintegrato la faccia. Mm? Quanto costa? Quanto è costata questa barba? 29 euro il rasoio, 30 euro diciamo, va? La lametta? 20 centesimi? No, meno, 12 centesimi. Ecco, il rasoio è caduto. Il pennello 12 euro, 3,20 euro la schiuma da barba e in altri 3,50 euro la ProRaso. Quindi è una combinazione che può andare anche per chi all'inizio non ha voglia di spendere molto, ma vi dico che chiaramente il rasoio, nonostante sia veramente gentile, è meno delicato di tanti altri, no? Quindi forse io prenderei prima un po' la mano con altri rasoi. Io lo so che quando uno inizia poi dopo gli prende questa scimmia tremenda e deve comprare. Io compro perché mi piace provare e poi perché mi piace anche farveli vedere questi prodotti. Però cominciate con ciò che si addice alle vostre tasche e ciò che si addice alle vostre esigenze, senza andare a strafare. Molto liscio, qualche taglietto qui sotto, ma niente di che. Sono contento. E a questo punto, come sempre, ci vediamo più vecchi. Ciao!